Salve a tutti e bentornati su Speziata. Oggi vedremo la preparazione della polenta, un tipico piatto del nord Italia preparato a base di farina di mais, che viene macinata più o meno finemente in base al tipo di utilizzo, ma vediamo nello specifico quali sono le dosi per realizzarla. 125 g di farina di mais di tipo fioretto e quella macinata a grana fine, 125 g di farina di mais bramata, sale, olio e 1,2 litri d'acqua. Per cuocere la polenta portiamo a bollore l'acqua utilizzando possibilmente una casseruola antiaderente. Meglio ancora sarebbe utilizzare il tradizionale paiolo di rame. Raggiunto il bollore aggiungiamo il sale, io utilizzo il sale grosso perché è un po' più aromatico, e un cucchiaio d'olio. Dopodiché aggiungiamo a pioggia la farina bramata. Cominciamo a mescolare e aggiungiamo il resto. Quindi lasciamo cuocere per circa una decina di minuti mescolando spesso. Trascorsi 10 minuti possiamo aggiungere il resto della farina, quella fioretto. Aggiungiamo sempre a pioggia continuando a mescolare. Bisogna porre particolare attenzione perché in questa fase si formano i grumi. Mescoliamo energicamente in modo da scioglierne il più possibile dei grumi. Dopodiché lasciamo cuocere per circa una quarantina di minuti. Se dovesse essere necessario possiamo aggiungere altra acqua. Questo varia in base all'assorbimento della farina. Per cuocere la polenta la tradizione vuole che si utilizzi il paiolo di rame e si mescoli con un bastone di legno. Una volta che la polenta è cotta, è bella compatta e si stacca dalle pareti della casseruola, la possiamo sformare. Quindi la versiamo su un tagliere da portata o su un vassoio. Se necessario aggiustiamo un po' la forma e portiamo la polenta in tavola, accompagnandola con salse e intingoli di vario genere serviti a parte e come da tradizione tagliandola con il filo di cotone. Un altro modo per servire la polenta è quello di ricoprirlo con la salsa. In questo caso ovviamente non andrà tagliata, magari andrà solo un po' allargata in modo da creare lo spazio per accogliere la salsa stessa. Ovviamente la si può servire anche in piatti individuali, quindi ancora calda la distribuiamo nei piatti o ancora meglio nei tradizionali vassoietti di legno, li ricopriamo con la salsa e li portiamo in tavola, ancora ben caldi mi raccomando. Se vogliamo ottenere una polenta un po' più rustica è consigliabile diminuire la quantità di farina di tipo fioretto aumentando quella bramata. Per quanto riguarda i condimenti invece le possibilità sono svariate, poiché la polenta ha un sapore piuttosto neutro, si può accompagnare con elementi di vario genere. Tra le salse più conosciute e più consigliabili sono quelle ai funghi, magari con delle salsicce o la classica polenta con costine di maiale e salsiccia, ma si può realizzarla anche fritta o arrostita e poi condita a piacere. Se questa ricetta vi è piaciuta condividetela e continuate a seguire i miei prossimi video.